Bentornati. Oggi abbiamo in programma la 24esima epistola di Seneca a Lucilio e questa volta voglio partire dalla fine perché il tema è molto importante: come si deve affrontare la morte. Ecco, quando si parla della morte, del tempo, è sempre qualcosa di molto profondo su cui bisogna riflettere, quindi non analizzeremo l'intera lettera punto per punto, ma la vedremo soltanto a grandi linee, sviscerando gli aspetti principali. Poi rimando ognuno di voi alla lettura della lettera, naturalmente. E questa volta voglio fare una cosa diversa, cioè partire proprio dalla fine, non dall'inizio. Noi sappiamo che Seneca parte sempre da un concetto chiave, poi fa alcuni esempi e poi inserisce la sentenzia finale. Ecco, questa volta voglio partire proprio dal termine di questa lettera perché è molto interessante ciò che dice alla fine, quindi bisogna capirlo bene questo tema. La domanda che bisogna porsi innanzitutto è: di che cosa io ho paura? Perché temo la morte? Principalmente per due motivi: o perché non so che cosa ci sia, quindi ho paura dell'ignoto, oppure perché temo una qualche forma di punizione, quindi temo delle sofferenze future. Qui Seneca gioca in casa perché dice: sarebbe troppo facile per me citare le parole di Epicuro, e di fatto però lo fa. Non esiste alcun Issione, nessun Sisifo e soprattutto nessun sorvegliante dell'oltretomba, non c'è Cerbero che ci aspetta per morderci, non c'è nessun Prometeo a cui ogni giorno vengano strappate le viscere. Il concetto chiave è questo: la morte o ci consuma o ci spoglia. Se siamo liberati dal peso del corpo, resta di noi la parte migliore; se invece la morte ci consuma, non resta più niente di noi e quindi scompaiono ugualmente i beni e i mali. Quindi la questione è molto semplice. Come Epicuro, anche Seneca è convinto che non ci sia alcun tipo di sofferenza dopo la morte. A differenza di Epicuro, però, che non crede nell'immortalità dell'anima, Seneca sembra invece lasciare la questione in sospeso. Lui non c'è alcuna possibilità di sofferenza. E quindi che cosa sono tutte quelle immagini di tortura di cui abbiamo parlato prima? Perché questa lettera è piena di torture, favole di poeti, sono tutte invenzioni proprio per ingannare gli uomini, soprattutto per tenerli sotto controllo, quel famoso instrumentum regni con cui viene sempre nominata e citata la religione. Epicuro biasima quelli che bramano la morte non meno di quelli che la temono e dice: è ridicolo che tu corra incontro alla morte per disgusto della vita, quando è il tuo genere di vita che ti fa correre incontro alla morte. Quindi anche il grande maestro disprezzava quelli che correvano incontro alla morte, cioè chi desidera ardentemente suicidarsi, chi vuole uscire di scena, in realtà è da biasimare come coloro che invece hanno il terrore più totale, più profondo nei confronti della morte. E perché? Perché in realtà ciò che ci fa desiderare eventualmente l'uscita di scena è proprio il nostro stile di vita, il nostro modo di vivere, non la vita in sé. Ecco perché invece bisogna amare la vita, proprio perché ne abbiamo una sola, quindi andrebbe ovviamente vissuta al massimo delle nostre capacità, che non significa però anche qui divertirsi in maniera sfrenata, perché il carpe diem non è l'eccesso, questo lo ripeterò sempre, è semplicemente il fatto di godersi ogni istante della propria vita, cioè di non rimandare quello che posso fare adesso e non dare nulla per scontato, perché ogni persona che incontro, ogni momento che io vivo potrebbe sempre essere l'ultimo. Per Seneca la follia umana è così grande che può spingere addirittura gli uomini a desiderare la morte, perché la temono così tanto da mettere subito fine alle loro sofferenze. Quindi in realtà il maestro che cosa ci dice? Dobbiamo evitare entrambi gli eccessi, non dobbiamo né odiare né amare troppo la vita, perché è sempre dall'eccesso che poi si genera l'atto sconsiderato. Quindi l'invito è sempre quello di usare la nostra ragione, l'intelletto al servizio
di noi stessi, della nostra condotta di vita, dobbiamo sempre imbrigliare gli impulsi e non esserne invece dominati. L'uomo forte e saggio non deve fuggire dalla vita, ma deve uscirne, quindi uscire di scena non significa fuggire a gambe levate, è diverso, cioè deve cambiare il mio punto di vista nei confronti della morte. Però dice Seneca, se io ci penso e rifletto e medito continuamente sulla morte e riuscirò ad un certo punto anche ad accettarla, perché tutti dobbiamo morire, ecco che allora che cosa mi potrà mai spaventare? Assolutamente nulla. Se non temo neppure la morte, nulla e nessuno potranno mai spaventarmi. Quindi significa esserne consapevoli, bisogna prendere atto della propria condizione ed accettarla, perché altrimenti se noi ci lasciassimo andare alla routine, alla monotonia quotidiana, non faccio né vedo mai niente di nuovo. Ad un certo punto di tutto questo si prova la nausea, perché il giorno è cacciato dalla notte e la notte dal giorno, l'estate affine con l'autunno e questo è incalzato dall'inverno, così tutto passa per poi tornare. Per molti la vita non è una cosa penosa, ma inutile, meschina e mediocre monotonia. Non dobbiamo sprofondare nella monotonia, altrimenti saremo davvero indotti al suicidio, come dice Seneca, cioè saremo indotti proprio a disprezzare questa nostra vita che abbiamo. Il vero saggio si rende conto anche che la morte fa parte sì della vita, naturalmente è un passaggio, come dice anche il cristianesimo, non è la fine, ma è semplicemente un passaggio. Però Seneca, secondo me, va ancora più in profondità. Che cosa ci dice? In questa lettera, la 24esima, abbiamo la famosa frase, il quotidie morimur, ogni giorno è un po' morire, cioè moriamo un po' ogni giorno, e lo dice, noi non incappiamo all'improvviso nella morte, ma ci avviamo a poco verso di lei, moriamo ogni giorno, appunto, quotidie morimur, ogni giorno infatti ci è tolta una parte della vita, anche quando il nostro organismo cresce, la vita in realtà decresce. Tutto il tempo passato fino a ieri è morto per noi. Questo stesso giorno che stiamo vivendo lo dividiamo con la morte, cioè secondo Seneca ogni giorno moriamo perché in realtà continuamente noi viviamo moltissimi istanti, moltissimi atti di morte, cioè viviamo e subito dopo moriamo, perdiamo una persona amata, perdiamo quell'attimo, quell'occasione, cioè tutti i giorni noi facciamo esperienza della morte, quindi ogni giorno può essere una microvita se noi ci pensiamo bene, ogni giorno abbiamo la possibilità di vivere un atto di una scena, di una vita, di un'esistenza molto più ampia, di una rappresentazione più grande, con l'atto poi finale, e la chiusura naturalmente è la morte, quella definitiva, è quella che noi temiamo, cioè l'atto finale, quello definitivo, ma in realtà noi moriamo tutti i giorni, ogni giorno ne facciamo esperienza. Noi giungiamo al termine della vita, ma da tempo vi siamo avviati, quindi è davvero un percorso continuo e ogni giorno perdiamo qualcosa dietro di noi. E poi cita il suo amico Lucilio: non viene una sola volta la morte, quella che ci rapisce è solo l'ultima morte. Mors non una venit, sed que rapit ultima mors est. Soltanto l'ultimo atto poi ci porta via, cala il sipario sul nostro palcoscenico, ma la nostra vita in realtà è fatta di molti atti, di molti sipari che scendono, solo che noi non ce ne rendiamo conto. Nel corso della sua vita, oltre alla morte, di che cosa ha paura? Dell'esilio e del dolore. Possiamo tranquillamente adattarla anche ai giorni nostri. Abbiamo paura del dolore, dell'esilio, delle sofferenze, quindi delle malattie, del cancro, pensiamo, non lo so, alla perdita del lavoro, oppure al rifiuto da parte di un ragazzo o di una ragazza, quindi viviamo male la nostra condizione amorosa, affettiva, oppure non ci sentiamo apprezzati dagli altri, temiamo di essere rifiutati, non ci sentiamo parte di un gruppo e quindi tendiamo anche ad isolarci. Questi sono i mali dell'uomo moderno, insomma della nostra società. Eppure che cosa dice Seneca? Che sia le torture sia il dolore, quindi qualsiasi forma anche grave di dolore, di sofferenza, in realtà sono tutte lievi, oppure
oppure sono brevi. Levis es si ferre possum, brevis es si ferre non possum. Quindi se posso sopportare quel dolore, allora è un dolore lieve. Se non lo posso sopportare, allora sarà molto breve. Quindi mi devo rendere conto che in realtà tutto ciò di cui io sono terrorizzato o non si verificherà mai, oppure anche se si verifica durerà poco tempo. Quindi devo semplicemente accettarlo. Cioè il vero saggio è colui che si mette lì a tavolino, che fa i suoi calcoli, che cerca di anticipare il male futuro, la sciagura, la sventura che deve comunque arrivare, perché ci sono dei mali che io non posso impedire, ma il vero saggio è colui che poi li accetta, perché nel momento in cui lui li accetta, ecco che sicuramente saprà viverli in maniera più serena, più tranquilla, sarà già più pronto anche a ricevere i colpi dell'amore e quindi affronterà anche meglio la vita. Cioè, che senso ha, dice Seneca, crucciarmi, preoccuparmi per un'intera giornata per un problema che magari poi neanche si verificherà il giorno successivo? Quante volte siete stati in ansia per un problema, per il timore che succedesse qualcosa di brutto il giorno successivo, e poi quando arriva quel giorno ecco che non succede assolutamente nulla di quello che avevamo pensato e tutto fila liscio? Ecco, questo sta dicendo Seneca. Cioè spesso noi ci rompiamo la testa prima del tempo, ecco, e non è assolutamente il caso, perché in questo modo o sono proiettato nel futuro o rimpiango il passato e non vivo mai l'attimo presente, e in questo modo tutta la nostra vita ci scivola tra le dita e non ne abbiamo vissuta neanche un momento. Non siamo protagonisti attivi, bensì semplici spettatori. Aggiunge anche che sia una cosa vergognosa usare il linguaggio della filosofia, ma non la mettiamo poi mai in pratica. Ecco, questo è interessante. La filosofia ci deve insegnare per bene facere, non per bene dicere. Quindi non dobbiamo imparare solo a parlare o semplicemente usarla come un puro esercizio teorico, ma la dobbiamo poi mettere in pratica, cioè serve per la nostra condotta di vita quotidiana. E Seneca è davvero un maestro nell'arte anche della riflessione. Sii preparato anche alla peggiore ingiustizia, ricordati di vedere tutto dalla giusta prospettiva, solo allora ti renderai conto che in ogni avvenimento non c'è niente che debba far paura se non la paura stessa. Scies nihil esse in istis terribile, nisi ipsum timorem, cioè soltanto il timore, non c'è altro. Cioè ci facciamo del male da soli, siamo noi la causa e la fonte del nostro male. Quindi sia la felicità sia il dolore li troviamo dentro di noi, non dipendono dagli altri. Certo, noi non siamo eremiti, non possiamo vivere al di fuori del mondo o separati dal mondo. Noi viviamo nel mondo, viviamo lic et nunc, e quindi dobbiamo senz'altro fare i conti con le persone che ci circondano, con l'ambiente in cui viviamo. Però è senz'altro vero che le chiavi della nostra felicità le abbiamo noi, siamo noi che eventualmente le cediamo a qualcun altro. È questo l'errore che non dobbiamo fare. E lo stesso dicasi per la paura. Perché devo avere paura di morire? Chiediamoci di che cosa ho veramente paura. Il saggio poi analizza tali timori e si rende conto che tutto ciò era semplicemente inutile, anche se dovessi sopravvivere, perché di me, dice Seneca, rimarrà la migliore parte. È bellissima questa frase, questa immagine, no? Rimarrà la parte migliore di noi, come se il male finalmente se ne dovesse andare, come se finalmente potessimo scrollarci di dosso tutto ciò che di negativo abbiamo sperimentato in questa vita. Poi in più punti della lettera Seneca non dice di essere contrario al suicidio, attenzione, però ha detto un'altra cosa, che non bisogna né desiderare la morte né però esserne terrorizzati, quindi il solito giusto mezzo. Tuttavia, se la necessità, se il caso, se insomma le circostanze lo consentano o lo impongano, è anche giusto lasciarsi andare. Cioè lui usa sempre l'espressione uscire di scena, cioè posso anche prendere atto del mio fallimento, del termine della mia vita, magari ho un male incurabile, non voglio più combattere, sono stanco, ho esaurito
tutte le cartucce, tutte le frecce al mio arco e decido di ritirarmi, di abbandonarmi. Ecco, in questo caso, dice Seneca, non è assolutamente da biasimare quella persona. La storia di Roma è piena di eroi, di personaggi illustri che si sono dimostrati grandi di fronte alla morte, di fronte ai pericoli o alle sofferenze. Lui cita molti personaggi storici o che hanno accettato stoicamente l'esilio, la morte, oppure anche delle atroci sofferenze. Ci riporta l'esempio di Rutilio Rufo, console del 105 a.C., legato di Metello Numidico, il quale fu ingiustamente accusato di dere petundis, cioè di estorsione ai danni dei provinciali, accusa poi rivelatasi assolutamente falsa, però Rutilio Rufo accettò stoicamente, quindi di buon grado, la condanna che gli fu inflitta e quindi decise di andarsene in esilio a Smirne in Asia Minore e non tornò mai più in patria, quindi morì in Asia Minore. E poi cita anche l'esempio di Cecilio Metello Numidio, console del 109 a.C., obbligato a sottoscrivere una legge agraria di Gaio Mario, preferì autoesiliarsi per questo a Rodi, quindi se ne andò, poi venne richiamato, tornò anche in patria. Entrambi, pur essendo stati accusati ingiustamente o indotti insomma a fare qualcosa che non avrebbero voluto fare, non si opposero alla decisione che era stata loro imposta. Lo stesso dicasi per Socrate. Socrate viene sempre citato, il filosofo che pur di non trasgredire le leggi di Atene preferì lasciarsi morire e accettò di buon grado di bere la cicuta e si lasciò morire in carcere. Discusse con i discepoli, con le persone di filosofia, ma assolutamente rifiutò di fuggire e di evadere dal carcere. Ecco, in questo senso accettare la morte significa uscire eroicamente di scena senza fare grande scalpore e soprattutto senza essere in preda, in balia degli eccessi. Devo essere cioè dominato dalla ragione. Poi cita l'esempio di Muzio Scevola, quel famoso Muzio Cordo, il quale viene soprannominato Scevola, cioè mancino, proprio perché decise di farsi bruciare la mano destra, perché aveva sbagliato nell'uccidere Porsenna. Doveva uccidere appunto il condottiero etrusco, in realtà uccise un'altra persona, quindi sbagliò il bersaglio e quindi si autopunì facendosi bruciare questa mano. Poi, come dice Seneca, non nominare Catone Uticense, colui che preferì la morte da uomo libero alla schiavitù sotto il governo di Giulio Cesare. Libertà va cercando che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Ce lo ricorda Dante nel primo canto del Purgatorio, quando Virgilio e Dante incontrano appunto l'anima di Catone sulla spiaggia del Purgatorio. E dalla lettura quindi capiamo che la virtù è sempre decisa nell'affrontare terribili prove, cioè ciascuno di noi di fronte alla prova può essere simile a queste persone, quindi tutti i grandi della storia di Roma sono dei modelli, sono degli exempla che tutti possono imitare, perché molti di loro, dice Seneca, furono anche ignavi durante la loro vita, furono dei pusillanimi oppure erano dei vigliacchi, dei codardi, persone mediocri di poco conto, eppure anche gli schiavi di fronte alla morte seppero assumere un atteggiamento dignitoso alla pari dei grandi di Roma. Ecco, quindi ci fa capire come tutti noi possiamo dar prova di grande valore, però tutto è possibile soltanto se noi ricorriamo alla nostra intelligenza. La filosofia mi aiuta in questo, perché non è semplice accettare la fine, naturalmente. E citando le parole di Catone Uticense in punto di morte, che cosa riporta Seneca? Catone stava vivendo gli ultimi attimi della sua vita, aveva deciso di chiudersi nella sua stanza soltanto con una spada per darsi la morte e con un libro, il Fedone di Platone, che non è un libro scelto a caso, perché doveva proprio essere incoraggiato a darsi la morte attraverso questo libro. E che cosa dice? Finora ho combattuto, attenzione, non per la mia libertà, ma per la libertà della patria. Quindi non ha combattuto solo per se stesso, ma per tutti, perché combattendo per sé combatteva per tutti i suoi concittadini. Ho agito con tanta ostinatezza, non per vivere libero, ma per vivere fra uomini
uomini liberi. Siccome ormai non c'è che da compiangere le sorti del genere umano, sia consentito a Catone di mettersi al sicuro, cioè di uscire di scena. Interessante, la res pubblica, la cosa pubblica. Sentite quanto sia importante per Catone, quanto fosse importante per i romani la cosa pubblica, cioè la politica. Oggi noi diciamo entra in politica, no? Prendi un sacco di soldi. No, bisogna tornare alla vera politica, quella che cercava di risolvere i problemi di tutti i concittadini. Io, dice, non ho combattuto per me ma per la patria, ho agito per vivere non come uomo libero ma per vivere fra uomini liberi, cioè il bene che io devo sempre avere come obiettivo è il bene comune, il bene di tutti. Questo significa essere cittadini, cioè far parte di un gruppo, e lo vediamo tutti i giorni quando parcheggiano nei posti per i disabili, quando per esempio parcheggiano proprio a metà, no? Sulla striscia bianca, proprio a metà tra due posti, ognuno vive come se fosse l'unico essere vivente. Stiamo subendo gli effetti, lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti dove stiamo andando a finire. Dobbiamo renderci conto che siamo parte di una comunità. Le devo pagare le tasse, certamente, ma le tasse vanno pagate per poi avere dei servizi, non devono essere sempre più alte perché qualcuno non le paga, ma il servizio è sempre lo stesso. Perché che cos'è la morte per Seneca? Sicuramente è una scelta valorosa, una scelta etica, morale, ma soprattutto anche un modo per uscire di scena in maniera dignitosa, cioè per porre fine alle proprie sofferenze, anche se qui bisogna distinguere, perché non è certamente un invito al suicidio, ci mancherebbe altro, anzi, secondo Seneca, non bisogna né odiare né amare la morte, l'abbiamo già detto prima, e soprattutto bisogna cambiare lo stile di vita, poiché afferma spesso è il nostro stile di vita che ci porta ad odiare la nostra esistenza, perché dovremmo semplicemente cambiare la nostra condizione. Scegliamo con più cura le persone che reputiamo nostre amiche. Spesso costa di più rimanere insieme anziché recidere definitivamente il cordone che ci tiene attaccati, cioè il cordone affettivo. Dopo ci sentiremo sicuramente meglio, più liberi, più leggeri. Diverrò povero? Sarò con la maggioranza degli uomini. Andrò in esilio? Penserò di essere nato là. Sarò messo in catene? Ma sono forse ora veramente libero? Notiamola questa frase. Ho il timore di finire in carcere, ma adesso, tu che mi stai ascoltando, sei veramente libero o sei schiavo di molte altre cose, degli affetti, del lavoro, dei tuoi desideri, dei tuoi timori? È questo che ci sta dicendo Seneca, catene invisibili, ma siamo già schiavi. Noi abbiamo l'illusione di essere liberi, ma non lo siamo affatto. Morirò e porrò così fine alla possibilità di cadere ammalato, di essere messo in catene o di morire. Questo è il discorso. La morte o ci consuma o ci spoglia. Se ci consuma non rimarrà nulla di noi, se invece ci spoglia di noi resterà soltanto la parte migliore. Moriamo un po' ogni giorno effettivamente termina una parte della nostra vita, qualcosa che volevamo fare non abbiamo più la possibilità di mettere in atto, però tutti i giorni, ogni mattina quando si alza il sipario, abbiamo il privilegio o il dono di poter compiere un nuovo atto della nostra vita, possiamo essere nuovamente protagonisti attivi, quindi non è mai troppo tardi per ricominciare, possiamo farlo a qualsiasi età, non sentitevi né schiavi né legati a nessuno, né alle cose e soprattutto alle persone, perché siamo noi ad avere le chiavi della nostra felicità. Ogni giorno è un po' morire, ma finché non arriva quell'ultimo sipario che piomba dall'alto come un anatema, abbiamo sempre una nuova occasione e allora, come diceva Orazio, sfruttiamola, rapiamus amici occasionem de die. Alla prossima!